Ciao, bentornati al canale Italiano con Silvana. Vi ricordo che io sono italiana, ma non sono una professoressa. Ho fatto studi linguistici, giuridici ed economici. Quello che offro è un'esperienza pratica di apprendimento per l'inserimento nel mondo scolastico o lavorativo, per l'integrazione culturale o per il turismo. Dal momento che si tratta di un percorso graduale, se li hai persi, accertati di aver visto i miei video precedenti e scrivimi per qualsiasi dubbio. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento e condividere il video per aiutare il canale a crescere. Oggi introduciamo un argomento che completeremo nei prossimi video: le preposizioni semplici ed articolate. Le preposizioni semplici in italiano sono 9: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. La preposizione semplice davanti all'articolo determinativo il, lo, la, i, gli, le forma la preposizione articolata. Come usare la preposizione giusta al momento giusto? Scopriamolo. Oggi parliamo della preposizione di. La preposizione semplice di può presentarsi in varie forme. Davanti a parole che iniziano con altre vocali si può verificare l'elisione. Per esempio, d'inverno o d'estate, d'oro o d'argento. Quando si trova prima di un articolo determinativo, si fonde con l'articolo, dando origine alle preposizioni articolate del, dello, della, dei, degli, delle. Quali funzioni ha la preposizione di? Può indicare diverse cose. Possesso. Esempio, l'automobile nera è di Giulio. Quella bianca è della signora Cristina. Materiale: un foglio di carta, un bicchiere di vetro. Argomento: parliamo di te. Hai letto il libro di geografia? Questo è un videocorso di italiano. Modo: vado di fretta. Origine o provenienza: Dante è di Firenze. Peso o misura: una RAM di 32 GB. Partitivo: alcuni di voi, molti degli italiani. Esempio: molti degli italiani fanno le ferie in agosto. Esistono dei verbi che reggono la preposizione di con l'infinito. Vediamo i più comuni e alcuni esempi. Accettare: il mio capo ha accettato di darmi un aumento. Accontentarsi: non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito. Ammettere: ammetto di aver sbagliato. Augurare, augurarsi: mi auguro di trovare un lavoro migliore. Cercare: hanno cercato di fermarlo, ma non ha voluto sentire ragioni. Chiedere: ti chiedo di portare pazienza. Credere: credo di poter migliorare. Decidere: ho deciso di dargli una seconda possibilità. Dimenticarsi: mi sono dimenticata di spegnere le luci. Dire: mi hanno detto di riprovare tra una settimana. Dispiacere: mi dispiace di averti fatto male. Dubitare: dubito di finire tutto entro stasera. Evitare: meglio evitare di parlare di politica o religione con i colleghi. Fare finta, fingere: ha fatto finta di non conoscermi. Ha finto di non conoscermi. Finire: hai finito di leggere. Minacciare: il sindacato ha minacciato di fare sciopero. Ordinare: il tribunale ordina di applicare i contratti.
Pensare. Penso di andare al cinema stasera. Permettere, proibire. Ci hanno permesso di vederlo, ma ci hanno proibito di parlargli. Promettere. Giulia ha promesso di non dire niente. Ricordare, ricordarsi. Ricordati di prenotare. Ripetere. Ripete di avere male alla testa. Rischiare. Ho rischiato di fare tardi a causa del traffico. Sapere. So di non sapere. Socrate. Smettere. Smetti di parlare, per favore. Sperare. Speriamo di riuscire a convincere il cliente. Stancarsi. Mi sono stancata di aspettare. Temere. Temo di non aver capito. Puoi ripetere? Terminare. Se la visita guidata termina presto, possiamo fare qualche foto. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione. Se hai dei dubbi o delle domande, scrivimi, risponderò appena possibile. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento e condividere il video per aiutare il canale a crescere. Ci vediamo la volta prossima. Ciao!